Ciao a tutti, amici del Capricorno. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno, tendenze energetiche affettive, cosa vedo? Vedo già il sole. Amici del Capricorno, periodo di espansione, periodo di amicizie, periodo di sentimenti genuini, sentimenti puri, io direi, con la carta del sole. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare ascendente, segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate il link ad un video che spiega come unire il significato di diversi oroscopi, trovate il link al corso gratuito di tarocchi e trovate anche il link per le previsioni generali del primo semestre del 2023. Per chi invece volesse contattarmi può scrivermi un'email all'indirizzo che vedete qui. Allora, partiamo con un 9 di denari, il carro, un asso di bastoni, l'8 di spade, la luna, la torre, queste sono troppe, una sola per piacere, 5 di bastoni e 3 di coppe. Bene, amici del Capricorno, il 9 di Pentacoli è una carta di grosso amor proprio, è una carta che parla di indipendenza, di autonomia, ehm, di un carattere forte anche e di qualcuno che semplicemente è in uno stato di benessere, direi, anche proprio da un punto di vista materiale. Abbiamo la carta del carro. C'è un movimento o un viaggio probabilmente, il movimento può essere sia di un'idea da una posizione a un'altra, ipotesi, piuttosto che fisica. Mi sposto da un'idea a un'altra o da un posto a un altro, da una relazione ad un'altra, ok? E vi dico questo perché c'è comunque un asso di bastoni che parla di un incontro, o perlomeno, visto che qui c'è la carta del sole, per qualcuno si tratta di una relazione che comunque non è male, ma probabilmente per qualcuno si vorrebbe qualche cosa di più, vorrebbe, diciamo, andare avanti. L'otto di spade è una carta normalmente di autosabotaggio, quindi qui c'è qualche cosa, e visto anche vicino alla luna, ho come la sensazione che siano delle proiezioni qui, o perché siete in una fase, diciamo, un po' negativa a livello di pensieri, o perché comunque diciamo che quando c'è l'otto di spade, è una carta con forti sensi di colpa, ehm, con una sensazione di non potersi muovere dal tipo di situazione in cui si è. La luna parla di paure e appunto di proiezioni, può essere qualche cosa che viene fuori dal passato, qualche cosa che semplicemente non si vede, essendo vicino all'otto di spade. C'è la torre, arriva quello che è una destrutturazione, una caduta di certe sicurezze e qui vedo che è come se ci fossero delle competizioni tra amici. Sento che può essere una questione o tra amici, tra amicizie, oppure per qualcuno è un'amicizia che si vorrebbe trasformare in qualche cosa di più. Andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa riesco a dirvi ancora. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un 6 un 6, scusate, di bastoni al contrario e un asso di coppa al contrario. Sì, è un po' quella la sensazione, no? Che si stia bene, però non c'è un reale inizio. È come se non ci fosse la consapevolezza o il rendersi conto di nutrire certi sentimenti o di non nutrire certi sentimenti. È come se semplicemente ci si godesse il momento, un po' questa sensazione. Andiamo a vedere il carro.
Abbiamo un 3 di bastoni e il 7 di coppe al contrario. Qui c'è voglia di andare avanti e c'è anche un movimento in avanti in realtà. E vi dirò, ragazzi, con questo 7 di coppe al contrario, la carta della luna e l'8 di spade, fate attenzione perché potreste essere un po' troppo avventati, ok? Non valutare bene quali sono tutte le possibilità, i pericoli, mi viene anche da dire, le caratteristiche, continuo a sentire caratteristiche o di questa persona o di questa relazione. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. Com'è volata. Abbiamo un re di bastoni per l'asso di bastoni, vediamo che altro. L'asso di spade. Tanti assi. È come se ci fosse un'azione determinata, può essere il vedersi con una persona per chiarire, per mettere le cose in chiaro, per cercare di portare le cose ad un certo livello, mi viene da dire. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. 4 di cioè scusate, l'8 di spade. 4 di bastoni. In realtà sono spade, però io ogni volta che guardo questa carta ho come la sensazione che siano delle foglie, tipo di palma. Mi dà questa sensazione. Allora, ho un 4 di bastoni e la carta del mondo. Ragazzi, qui si tratta di qualche questione legata alla residenza. Qui abbiamo una carta di spostamento, di viaggio, che guarda verso l'espansione, ma qui il problema è proprio il trasferirsi, la distanza, piuttosto che il riuscire a creare un qualche cosa di stabile, con questa distanza, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere la luna. Vediamo queste paure. Abbiamo un 2 di spade al contrario e la temperanza. Il 2 di spade io lo sento molto collegato con l'8 di spade. Voglio ancora una carta. Sì. Allora, la cosa interessante è che il sole parla di divino maschile, la luna parla di divino femminile e avendo la temperanza, il 2 di spade al contrario e la carta della regina di coppe, ragazzi, ho come la sensazione che qui ci sia bisogno di guarire in qualche modo il divino femminile, come risollevando il divino maschile, cioè facendo delle scelte, e qui abbiamo il 2 di spade, che è proprio la carta di indecisione di bivio, il non voler affrontare una scelta, insomma. E la carta della temperanza è anche un po' quello, parla proprio di portare in equilibrio il divino maschile e il divino femminile, il cuore e la mente. Andiamo a vedere la torre, perché qualche cosa mi dice che la decisione sarà presa. Abbiamo la sacerdotessa, la morte al contrario. È come se doveste far morire il vostro ego e focalizzarvi solo sulla percezione. Allora, guarire il divino femminile, si tratta sì di fare i lavori di zone d'ombra, quello di cui parla la luna, le proiezioni, tutte le emozioni represse non elaborate, di portarle a galla e queste cose qui. Però il punto qual è? Di creare un ordine a livello emotivo, di elaborare le cose pesanti, di trovare una sorta di pace, di equilibrio, come dice la temperanza. La temperanza è una carta di guarigione. Avete bisogno di trasmutare. Questa è una caduta dell'ego, l'ego fa parte, diciamo, di tutto quello che è la parte maschile della mente, e qui è proprio, sì, ho come questa sensazione.
Scusate, mi ho preso un colpo di tosse. Di solito quando mi vengono i colpi di tosse è perché c'è qualche cosa che uno vuole dire, però che in qualche modo il corpo azzittisce col colpo di tosse, perché è come interrompere il flusso di energia della parola attraverso la tosse. C'è anche un 5 di... Andiamo a vedere questo 5 di bastoni. 10 di coppa al contrario è l'eremita. E qui abbiamo un 3 di coppe. C'è qualche disaccordo? Potrebbe esserci qualche disaccordo, ragazzi, in famiglia. O diciamo la famiglia di cuore più che la famiglia di sangue, ok? Quindi la famiglia che riguarda anche gli amici. E vi dico questo perché comunque il sole è una carta che fa riferimento tanto al sentimento di amicizia ed è quel sentimento di amicizia che si crea quando si è piccoli, il sentimento genuino, puro, quando per gli amici si farebbe tutto. È anche una carta di fratellanza comunque il sole, quindi potrebbe essere qualche fratello per qualcuno. Vi ricordo sempre che io faccio la stesa per le relazioni affettive, poi che siano romantiche o meno, lì dipende dal caso di ognuno. Voi applicatelo al tipo di realtà che state vivendo. Ragazzi, se comunque fosse una coppia o una questione di muoversi, come vi dicevo, di spostamento, qui avete un po' bisogno di elaborare le vostre paure, quindi appunto tutto quello che è il divino femminile, per quello che riguarda questo spostamento. È un po' come se dovendo lasciarvi indietro, diciamo, certe abitudini, certe questioni, è anche chiaro che eh, certe sicurezze, insomma, cedano, ok? Tipo, se prima io abitavo in un posto dove sapevo che avevo il supermercato comodo, magari poi trasferendomi, mi rendo conto dopo che avere il supermercato a 25 minuti di macchina è impegnativo. Ecco, questo potrebbe essere una forma di vedere questa torre. Andiamo a vedere anche il 3 di coppe. Guardate, 3 di coppe ruota della fortuna. Infatti stavo dicendo perché comunque vi sento sostenute o sostenuti dagli amici. E 6 di spade, di nuovo c'è questo viaggio. Sì, c'è qualche cosa qui che cambia, ragazzi. L'allontanarsi da un certo tipo di vibrazione, mi viene da dire. E guardate che con la ruota della fortuna si può solo andare in meglio, eh. La ruota della fortuna parla sempre di doni, è un 10 innanzitutto, quindi parla di chiusura cicli e inizi nuovi cicli proprio karmici. E tenete presente che c'è anche la torre, avete una marea di assi, quindi può essere tranquillamente che si inizi un nuovo tipo di percorso, magari in un posto diverso, magari con una persona diversa, magari con un terapeuta diverso. Andiamo a vedere ancora un oracolo. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone, troppe, tutte le persone che sostengono il canale con i like, con le iscrizioni, con i commenti, le condivisioni, con le donazioni. Quindi grazie veramente a tutti quanti di cuore. Ok. Wow, che bella carta! Ascensione! Trascendere gli ostacoli, imparare, espandersi. Avete la carta della guarigione, avete la carta del sole che parla di crescita, di espansione, di prosperità, anche di protezione. E qui parla di una nuova fase. Ma che bello! Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Voglio ancora darvi una meditazione delle 101 meditazioni di Findorn. Il dare è una benedizione ancora maggiore del ricevere. E allora dai, dai e continua a dare, senza mai calcolare quanto ti costa. Quando imparerai a dare senza pensare a te o a quanto te ne verrà in tasca, allora riceverai 1000 volte tanto. Questa è la legge. La vita non è a senso unico, è un costante dare e ricevere. La legge dello scambio. Cari amici del Capricorno, io vorrei commentare ancora un'ultima cosa per voi. Mi è arrivato un commento importante per me, e nell'ultimo video del Capricorno, credo, o forse nel penultimo, ora non ricordo, però
Ringrazio la persona che me lo ha scritto perché quello è il giusto approccio ai tarocchi. Questa persona fondamentalmente mi ha scritto che alle volte mi giudica scomoda, o meglio, ritiene che le letture siano scomode per lei, però si è ricreduta perché dice, nonostante la mia reticenza iniziale, riascoltando poi le letture mi rendo conto che quello che io reputo scomodo in realtà è una verità che io non voglio vedere ed è una verità che tu mi metti in faccia. O meglio, io sono la traduttrice, in realtà sono i tarocchi che vi mettono davanti queste cose, ok? Ed è proprio un po' quello lo spirito dei tarocchi. Sono sinceri loro, ok? Quindi si tratta di darsi l'elasticità e il tempo di poter riflettere sulla lettura e di vedere come la lettura è per voi. In qualche modo la lettura è sempre per noi, anche quando diciamo che non risuona. In realtà può essere che risuoni, ma la cosa si debba ancora realizzare, oppure che appunto, come in questo caso, che non si vogliano vedere certe dinamiche e che ad un certo punto queste dinamiche mm, si inizino a capire. Quindi io ringrazio davvero di cuore questa persona per aver lasciato questo commento perché mi ha riempito perché mi fa capire che il mio lavoro comunque davvero vi aiuta. Grazie quindi. Mando un abbraccio a tutti e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.